Sabato sera, Mary disse a James che doveva andare a una festa aziendale. James non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione di disagio dentro di sé. In passato, lei, Gilly, aveva sempre detto in anticipo di tali eventi, ma questa volta Mary lo menzionò casualmente, come se non fosse un grosso problema. Lo guardò e disse: «È lavoro, James. Non posso rovinarlo, ed è solo una festa». James si sentiva a disagio e rispose: «Non mi piace l'idea che tu vada da sola. Ho una brutta sensazione a riguardo». Mary sospirò, afferrò la sua borsa e disse: «Anche se non sei d'accordo, ci vado comunque. Non voglio discutere. Fa parte del mio lavoro». Mentre si allontanava, James rimase lì pieno di preoccupazione e confusione. Domande senza risposta. Lì tenevano la mente occupata tutta la notte. Quella notte l'orologio segnò le 11, ma Mary non era ancora tornata. James sedeva sul divano cercando di rilassarsi, ma la sua mente non poteva smettere di preoccuparsi. Si alzò e camminò avanti e indietro nel soggiorno. Alla fine decise di andare in camera da letto per spegnere le luci, sperando di dimenticare la sua sensazione di inquietudine. Quando si avvicinò al tavolo da toeletta di Mary, la luce soffusa del suo telefono dimenticato catturò l'attenzione di James. Si fermò. Mary era stata così di fretta che aveva dimenticato di portare il telefono, cosa che non aveva mai fatto prima. James sentì una forte curiosità crescere nel suo cuore. Esitò per un momento, ma poi non poté più trattenersi. Afferrò il telefono, lo sbloccò e guardò tra i messaggi. Il suo cuore si strinse mentre i messaggi e le foto apparivano sullo schermo. I messaggi erano dolci e intimi, ma non erano per lui. Erano parole d'amore e di appuntamenti che Mary aveva inviato a un altro uomo. Il suo sorriso radioso quando era con quella persona e persino foto nude di loro insieme. James rimase lì, sentendo come se il suo intero mondo stesse crollando intorno a lui. Non poteva credere ai suoi occhi. La moglie, che una volta aveva fidato e amato, lo aveva tradito così crudelmente. James sapeva che i messaggi e le foto sul telefono di Mary erano troppo evidenti, ma non erano sufficienti per procedere con un divorzio. Aveva bisogno di più prove per proteggere se stesso e assicurarsi che non ci fosse modo di tornare indietro. Quella notte non riuscì a dormire bene, la mente occupata da pensieri e piani per il futuro. La mattina successiva, James si svegliò per vedere Mary sdraiata accanto a lui, il suo volto calmo, come se nulla fosse accaduto. Dolore e rabbia riempivano il suo cuore, ma lo tenne dentro. Sapeva che non poteva affrettare le cose. «Perché sei già sveglio?» chiese Mary. James cercò di restare calmo e rispose con voce normale: «Niente, ho solo bisogno di andare in bagno». Si alzò, lasciò la camera da letto e si diresse verso il bagno, cercando di calmarsi. Guardandosi allo specchio, si trovò a dover fingere che tutto andasse bene, anche se il suo cuore era spezzato. Dopo aver lavato il viso e organizzato i suoi pensieri, James uscì con una determinazione più forte. Sapeva di aver bisogno di un piano chiaro per uscire da questa relazione in sicurezza e senza lasciare alcun punto debole. Decise di assumere un investigatore privato per monitorare ogni mossa di Mary, raccogliendo prove più solide della relazione. Il piano era delineato. James avrebbe continuato a fingere di non sapere nulla, mantenendosi calmo e aspettando ulteriori prove. Nel frattempo, il detective avrebbe monitorato da vicino Mary, assicurandosi
di non perdere alcun dettaglio. La mattina successiva, James ricevette un rapporto dall'investigatore via email. Dettagliava che Mary aveva incontrato un uomo in una piccola caffetteria, dove avevano bevuto e parlato per alcune ore. L'investigatore disse che non c'era stato alcun comportamento strano, nessun segno di affetto, solo una normale conversazione. Dopo, entrambi avevano lasciato il locale e erano andati a casa, senza segni di una relazione. Martedì sera Mary disse a James che sarebbe tornata tardi a casa per via del lavoro. James rimase calmo, senza mostrare emozioni, e annuì soltanto. Sapeva che le cose non sarebbero finite facilmente come la notte precedente. Nella sua mente aveva un piano e decise di aspettare ciò che sarebbe successo dopo. Intorno alle 10 di sera, mentre James era seduto nel soggiorno, il suo telefono vibrò. Era un messaggio dall'investigatore. L'investigatore riferì che Mary aveva incontrato di nuovo lo stesso uomo e questa volta avevano lasciato l'ufficio insieme, dirigendosi verso il centro città. Alle 11 di sera, il telefono di James vibrò di nuovo con un altro aggiornamento dall'investigatore. Aprì il telefono con un sentimento pesante, il cuore pieno di ansia. Le prime immagini che apparvero lo fecero pietrificare. Stavano entrando in un hotel. L'investigatore aveva lavorato con molta attenzione, inviando a James non solo foto chiare, ma anche video. Le foto e i video successivi non si fermarono. Il video li riprendeva mentre si spogliavano e facevano sesso senza alcuna restrizione. James si sentì come se il sangue nel suo corpo si fosse gelato. Il suo cuore batteva forte, ma tutto intorno a lui sembrava diventare silenzioso. L'evidenza era troppo ovvia, innegabile. James sapeva che questo matrimonio era finito e non c'era più nulla da salvare. La mattina successiva, mentre Mary dormiva ancora, James pianificò il passo successivo. Chiamò per fissare un appuntamento con un avvocato divorzista, che aveva già cercato prima, ma che non aveva mai pensato di aver bisogno così presto. Non voleva perdere altro tempo, perché questo tradimento aveva superato il suo limite di tolleranza. Nell'ufficio dell'avvocato, James presentò tutte le prove raccolte dall'investigatore: foto, messaggi di testo e persino un video di Mary e l'altro uomo all'hotel. L'avvocato ascoltò attentamente, annuendo in conferma che c'era abbastanza evidenza per procedere con il divorzio rapidamente, senza dover affrontare troppe difficoltà legali. L'avvocato guidò James attraverso i documenti necessari, inclusi i beni che voleva dividere e i termini dell'accordo di divorzio. James sentì una punta di dolore mentre firmava i documenti, ma sapeva che era necessario per iniziare una nuova vita. Non voleva continuare a vivere nelle bugie e nella sofferenza. Dopo l'incontro con l'avvocato, James lasciò l'ufficio. Rimase calmo di fronte a Mary, senza mostrare segni di rabbia o dolore, anche se dentro era pronto a porre fine a tutto. Ogni giorno la guardava uscire di casa, come se nulla fosse sbagliato, ma nel suo cuore aveva deciso che, quando fosse arrivato il momento giusto, se ne sarebbe andato senza dire una parola. Dopo 3 settimane di attesa, il divorzio fu finalizzato, insieme a tutte le prove che il detective aveva raccolto sul tradimento di Mary. Con i documenti in mano, James sentì che un capitolo della sua vita si era ufficialmente chiuso. Giovedì mattina si svegliò prima del solito. Mary si affrettava a prepararsi per il lavoro, ignara di ciò che stava per accadere. Mentre lei usciva di casa, James la guardò.
provando un misto di dolore e delusione, ma sapeva che era la decisione giusta. Passò il resto della giornata a preparare i bagagli per la sua nuova vita. James impacchettò tutto ciò di cui aveva bisogno: vestiti, documenti personali e ricordi che voleva portare con sé. Era ben preparato per lasciare la casa che una volta avevano condiviso, che ora Julie era diventata estranea. Prima di partire, James posò un fascicolo sul tavolo del soggiorno. All'interno c'erano tutte le prove dell'infedeltà di Mary, insieme a una copia dei documenti del divorzio che non poteva negare. Non c'era nessun biglietto, nessuna spiegazione, perché credeva che ciò che aveva lasciato parlasse da sé. Quando tutto fu pronto, James lasciò la casa senza voltarsi indietro. Una volta uscito, non rimase alcuna traccia, solo silenzio e vuoto. Sentendosi libero dopo mesi di inganni e sofferenza, entrò in una nuova vita senza dire addio. Quella sera, quando Mary tornò a casa, tutto sembrava stranamente silenzioso. Entrò dalla porta chiamando il nome di James, ma non ricevette risposta. La casa era quieta. Solo la luce soffusa della lampada del soggiorno rimaneva accesa. Mary entrò e rapidamente si rese conto dell'anomalia. Sul tavolo un documento era posato ordinatamente, come se l'avesse attesa da molto tempo. Mary aprì il documento con un po' di curiosità, ma immediatamente il suo volto impallidì quando vide il contenuto all'interno. Erano chiare foto di lei e dell'altro uomo in momenti intimi. Foto nude, immagini innegabili di sesso, tutte che esponevano il suo tradimento di James. Davanti a lei c'erano i documenti del divorzio, con la firma di James chiaramente visibile. Aveva deciso di lasciarla senza una parola di avvertimento, senza una chance di spiegare o chiedere scusa. Mary rimase lì, stordita, incapace di credere che in un attimo il suo matrimonio fosse finito. James se n'era andato senza dire addio, senza alcuna colpa o spiegazione. Aveva lasciato solo le dure prove e i documenti del divorzio, mettendo fine a tutto ciò che avevano. Mary crollò, sentendo il vuoto intorno a lei. Sapeva che era troppo tardi per aggiustare qualsiasi cosa. James era uscito dalla sua vita, portando con sé la loro fiducia, amore e tutti i loro sogni per il futuro. Mary era rimasta con nient'altro che solitudine e profondo dolore, affrontando le conseguenze del suo stesso tradimento. Cercò di chiamare James non appena si rese conto di ciò che era successo, ma fu inutile. Il suo telefono era spento e non c'era modo di raggiungerlo. Continuò a chiamare e a inviare messaggi su messaggi, ma tutto ciò che ricevette in cambio fu silenzio. Mary realizzò che James era completamente sparito dalla sua vita, senza lasciare traccia. Doveva affrontare i risultati delle sue cattive decisioni. Non c'erano più scuse, né più possibilità di sistemare le cose, solo la dura verità che la loro relazione era finita per sempre. Un capitolo delle loro vite si era chiuso, pieno di lacrime e cuori spezzati, lasciando entrambi con un dolore che avrebbero dovuto affrontare a modo loro. E voi avete mai vissuto o conosciuto storie simili? Condividetele con noi nei commenti qui sotto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi altri contenuti come questo. Grazie per averci seguito e alla prossima!